Nome della storia. The Hidden Treasure. Capitolo 1. Una scoperta curiosa. Mary stava pulendo la soffitta di sua nonna. Aveva sempre amato esplorare la vecchia casa. C'erano così tante cose interessanti nascoste. Improvvisamente, Mary trovò una vecchia scatola polverosa. L'ha aperto con cura. All'interno c'era una busta ingiallita. Mary ha esaminato la busta. C'era scritto sopra il nome di sua nonna. Non l'aveva mai visto prima. Lentamente, Mary aprì la busta. All'interno c'erano una lettera e una piccola, strana chiave. Il cuore di Mary iniziò a battere più forte. A cosa serviva questa chiave? Chi aveva scritto la lettera? Mary iniziò a leggere la lettera. Capitolo 2. Una lettera dal passato. La lettera era scritta con la familiare calligrafia di sua nonna. Risale a molti anni fa. La nonna di Mary ha spiegato che la lettera era un segreto di famiglia. L'aveva tenuto nascosto per tutti questi anni. La lettera menzionava un tesoro nascosto del passato della loro famiglia. La nonna di Mary l'ha esortata a scoprire la verità sulla loro storia familiare. La chiave nella busta era la chiave di una cassaforte segreta. Questa cassaforte conteneva gli indizi del tesoro nascosto della loro famiglia. La nonna di Mary l'ha implorata di aprire la cassaforte e scoprire la verità. Mary ha provato un misto di emozioni. Era entusiasta di scoprire un mistero familiare. Ma era anche nervosa per quello che avrebbe potuto trovare. Di che tipo di tesoro parlava sua nonna? Perché era rimasta nascosta così a lungo? Mary sapeva di dover scoprire di più. Piegò con cura la lettera e la rimise nella busta. La piccola chiave decorata brillava nella fioca luce della soffitta. Mary fece un respiro profondo e prese una decisione. Capitolo 3. La ricerca ha inizio. Mary ha deciso di iniziare subito la sua ricerca. Aveva bisogno di saperne di più su questo tesoro nascosto. Ma prima doveva capire a cosa servisse la chiave. Mary esaminò attentamente la chiave. Era una vecchia chiave in ottone, con disegni intricati. Non aveva mai visto una chiave come questa prima. Mary si chiedeva dove potesse entrare la chiave. Era per una serratura in casa? O apparteneva a qualche tesoro dimenticato da tempo? Ha perquisito a fondo la soffitta, alla ricerca di indizi. Ma non c'erano altri segni evidenti della cassaforte nascosta. Mary si sentì un po' scoraggiata, ma si rifiutò di arrendersi. Forse la chiave era nascosta da qualche altra parte della casa. O forse sua nonna aveva lasciato altre informazioni. Mary decise di perquisire il resto della casa dopo. È scesa al piano di sotto e ha iniziato a guardare tra vecchi cassetti e armadi.
Sua nonna era sempre stata una spia da Soma. Potrebbero esserci altri indizi nascosti da qualche parte. Mentre Mary cercava, la sua mente si riempì di domande. Cosa intendeva sua nonna con tesoro nascosto? E perché l'aveva tenuto segreto per tutti questi anni? Capitolo 4. Rivelato il segreto di famiglia. Dopo ore di ricerche, Mary ha finalmente trovato qualcosa di promettente. In fondo a un vecchio cassetto della scrivania, scoprì un piccolo diario rilegato in pelle. Le batteva il cuore all'impazzata quando aprì la copertina usurata. Le prime pagine erano piene della bella calligrafia di sua nonna. Mary ha letto attentamente le parole, cercando di ricostruire la storia. Sembrava che il diario appartenesse alla sua bisnonna, la bisnonna di Mary. Il diario descriveva un segreto di famiglia che era stato tramandato per generazioni. A quanto pare, i loro antenati facevano parte di una famiglia ricca e influente. Ma erano caduti in disgrazia e furono costretti a nascondere la loro fortuna. La bisnonna di Mary aveva scritto di una cassaforte nascosta. Questa cassaforte conteneva gioielli preziosi, oro e documenti importanti. La famiglia ha dovuto mantenerlo segreto per proteggersi. Continuando a leggere, Mary scoprì che la cassaforte era nascosta da qualche parte nella vecchia casa di famiglia. Solo pochi eletti conoscevano la posizione e la chiave che lo sbloccava. Questa chiave era stata tramandata di generazione in generazione. Ora, a quanto pare, Mary teneva quella chiave tra le mani. Sua nonna le aveva affidato il tesoro nascosto di famiglia. Mary provò un misto di eccitazione e trepidazione. Cosa troverà quando avrà finalmente aperto la cassaforte? Il tesoro sarebbe ancora lì dopo tutti questi anni. Mary sapeva di dover trovare la cassaforte nascosta e scoprire la verità. Capitolo 5. Seguendo le tracce. Mary ha studiato attentamente le annotazioni del diario. La sua bisnonna aveva fornito alcuni indizi sulla cassaforte nascosta. Ma la posizione esatta era ancora un mistero. Il diario diceva che la cassaforte era nascosta in una stanza segreta. Si poteva accedere a questa stanza solo attraverso un passaggio nascosto. Mary non aveva mai notato niente del genere nella vecchia casa. Decise di iniziare la sua ricerca nel seminterrato. Il diario diceva che il passaggio potrebbe essere dietro una libreria o un pannello a parete. Mary ha passato ore a esaminare attentamente ogni centimetro del seminterrato. Alla fine, notò un piccolo disegno decorato su uno dei pannelli di legno. Quando lo premeva, il pannello si aprì, rivelando un passaggio buio e stretto. Il cuore di Mary batteva all'impazzata di eccitazione quando entrò. Il passaggio era poco illuminato e polveroso. Mary riusciva a malapena a vedere dove andava. Ma lei insistette, determinata a trovare la cassaforte nascosta. Dopo quella che sembrava un'eternità, emerse in una stanza piccola e angusta. Il diario aveva ragione.
c'era una cassaforte incassata nel muro. Mary si avvicinò cautamente, con la chiave stretta in mano. Era questo, il momento della verità. La chiave sarebbe ancora valida dopo tutti questi anni? Mary fece un respiro profondo e inserì la chiave nella serratura. Capitolo 6. Il tesoro nascosto. La chiave entrò senza intoppi nella serratura. Mary sentì un'ondata di trionfo quando la porta della cassaforte si aprì. All'interno, ha trovato una collezione di oggetti che l'hanno lasciata senza fiato. C'erano diverse scatole decorate e tempestate di gioielli. Mary li aprì con cura, rivelando una serie abbagliante di gemme preziose e oro. Non aveva mai visto niente di simile prima in vita sua. Accanto alle scatole c'erano anche diversi documenti rilegati in pelle. Mary li aprì con cura, con le mani tremanti. Sembravano atti, contratti e altri importanti documenti legali. Mentre esaminava i documenti, Mary si rese conto del vero significato del tesoro nascosto. Una volta la sua famiglia era stata incredibilmente ricca e influente. Questi documenti erano la prova della loro nobile stirpe e del loro vasto patrimonio. Mary provò un misto di emozioni, stupore, incredulità e persino un senso di responsabilità. Questa era la storia della sua famiglia, nascosta per generazioni. Sapeva di dover proteggere e preservare questi preziosi manufatti. Ma cosa aveva a che fare con loro adesso? Avrebbe dovuto tenere nascosto il tesoro, come aveva fatto sua nonna. O dovrebbe condividere questa straordinaria scoperta con il mondo? Mary si sedette, con la mente piena di domande e possibilità. Aveva scoperto uno straordinario segreto di famiglia. Ora doveva decidere come andare avanti. Capitolo 7. Una decisione difficile. Mary sapeva di dover prendere una decisione. Cosa avrebbe dovuto fare con il tesoro nascosto che aveva scoperto? Mantenerlo segreto, come aveva fatto sua nonna, o condividerlo con il mondo? Era una grande responsabilità da sopportare. Questi preziosi manufatti facevano parte della storia della sua famiglia. Meritavano di essere trattati con cura e rispetto. Mary ha esaminato attentamente i documenti e i gioielli. Alcuni oggetti erano incredibilmente preziosi, sia dal punto di vista monetario che storico. Non poteva fare a meno di provare un senso di stupore e riverenza. Allo stesso tempo, sapeva che tenere nascosto il tesoro poteva essere rischioso. E se le fosse successo qualcosa e il segreto fosse perso per sempre? Il mondo meritava di conoscere la verità sul passato della sua famiglia. Mary ha passato molte notti insonni valutando i pro e i contro. Dovrebbe donare i manufatti a un museo? O trovare un modo per conservare e condividere lei stessa la storia della famiglia? È stata una decisione difficile, senza risposte facili. Mary sapeva di dover stare attenta e premurosa.
Non poteva precipitarsi in nulla senza considerare le conseguenze. Alla fine, decise di avere una responsabilità nei confronti della sua famiglia. Il tesoro nascosto faceva parte della loro eredità e voleva trovare un modo per onorare e preservare quell'eredità. Capitolo 8. Emerge un piano. Mary ha passato settimane a pianificare attentamente i suoi prossimi passi. Sapeva di non poter semplicemente consegnare il tesoro in un museo. Ciò significherebbe rinunciare al controllo e perdere il legame della sua famiglia con esso. Invece, ha deciso di creare una fondazione privata. Questa fondazione sarebbe dedicata alla conservazione e alla condivisione della storia della sua famiglia. Sarebbe un modo per onorare i suoi antenati e la loro straordinaria eredità. Mary ha lavorato instancabilmente, ricercando i requisiti legali e incontrando esperti. Voleva assicurarsi che la fondazione fosse istituita correttamente e che durasse per generazioni. Era un compito arduo, ma era determinata a portarlo a termine. Mentre lavorava, Mary dovette anche capire come salvaguardare fisicamente il tesoro. La stanza nascosta nel seminterrato non era più abbastanza sicura. Aveva bisogno di trovare un posto sicuro ma accessibile. Dopo molte considerazioni, Mary ha deciso di affittare un deposito sicuro. Ha fatto costruire un cavò speciale, con misure di sicurezza avanzate. Questa sarebbe la nuova casa per i preziosi manufatti della sua famiglia. Con le fondamenta e il piano di stoccaggio in atto, Mary ha rivolto la sua attenzione alla fase successiva. Come ha potuto condividere la storia della sua famiglia con il mondo? Voleva creare un'eredità duratura che ispirasse ed educasse gli altri. Mary sapeva che non sarebbe stato facile, ma era più determinata che mai. Questo tesoro non era solo suo, apparteneva a tutta la sua famiglia. E avrebbe fatto tutto ciò che era in suo potere per proteggerlo e celebrarlo. Capitolo 9. Condividere l'eredità. Con la fondazione e l'impianto di stoccaggio in atto, Mary ha rivolto la sua attenzione alla condivisione della storia della sua famiglia. Voleva creare un modo per consentire alle persone di conoscere e apprezzare la straordinaria storia che aveva scoperto. Dopo aver riflettuto a lungo, ha deciso di creare una mostra museale. Mary ha passato mesi a curare con cura gli oggetti del tesoro nascosto. Ha selezionato i pezzi più significativi e visivamente sorprendenti da presentare nella mostra. Il suo obiettivo era trasportare i visitatori indietro nel tempo e dare loro uno sguardo al passato della sua famiglia. Per dare vita alla mostra, Mary ha assunto un team di esperti professionisti museali. Insieme hanno progettato e costruito gli espositori, conservando e mettendo in mostra con cura i preziosi manufatti. L'attenzione ai dettagli era fondamentale. Mary voleva che ogni aspetto riflettesse fedelmente l'eredità della sua famiglia. Quando finalmente la mostra è stata inaugurata, Mary era piena di un mix di emozioni. Era nervosa, eccitata e profondamente orgogliosa allo stesso tempo. Le persone apprezzerebbero il significato di ciò che aveva scoperto. Con il passare dei giorni,
la mostra ha iniziato ad attirare visitatori da tutto il mondo. Rimasero meravigliati dagli splendidi gioielli, dagli intricati documenti e dalle storie che rappresentavano. Molti se ne andarono con un ritrovato apprezzamento per le prove e i trionfi degli antenati di Maria. Mary guardò la mostra svolgersi, provando un senso di meraviglia e gratitudine. Questa era la storia della sua famiglia, portata alla luce di tutti. Sapeva che i suoi antenati sarebbero stati orgogliosi del modo in cui aveva scelto di onorare la loro eredità. Con il successo clamoroso della mostra, Mary rivolse la sua attenzione al futuro. Cosa poteva fare di più per assicurare che la storia della sua famiglia venisse ricordata per le generazioni a venire? Le possibilità erano infinite ed era più determinata che mai a lasciare un impatto duraturo. Capitolo 10. Un'eredità duratura. La mostra è stata solo l'inizio degli sforzi di Mary per preservare l'eredità della sua famiglia. Sapeva che poteva fare molto di più per condividere la loro straordinaria storia. Con un rinnovato senso dello scopo, Mary ha deciso di espandere la portata della fondazione. Innanzitutto, ha deciso di creare un archivio digitale completo dei documenti e dei manufatti storici della famiglia. Ciò consentirebbe a persone di tutto il mondo di accedere ed esplorare la collezione. Era un'impresa enorme, ma Mary era determinata a realizzarla. Oltre all'archivio digitale, Mary iniziò anche a ospitare programmi e conferenze educativi. Ha invitato storici, studiosi e pubblico a saperne di più sulla storia della sua famiglia. Questi eventi sono stati un grande successo, hanno suscitato vivaci discussioni e acceso un nuovo apprezzamento per il passato. Man mano che la portata della fondazione cresceva, Mary iniziò a ricevere richieste anche da altre famiglie. Avevano sentito parlare del lavoro che stava facendo e sono stati ispirati a scoprire le loro storie nascoste. Mary è stata più che felice di condividere le sue conoscenze e fornire una guida a coloro che cercano di preservare la propria eredità. Con il passare degli anni, l'impatto della fondazione ha continuato ad espandersi. La dedizione e la passione di Mary avevano ispirato altri e l'eredità della sua famiglia veniva celebrata in lungo e in largo. Sapeva che i suoi antenati sarebbero stati orgogliosi del lavoro che aveva svolto per onorare la loro memoria. Ma il viaggio di Mary era tutt'altro che finito. Aveva ancora tante idee e progetti per il futuro della fondazione. C'erano mostre da curare, ricerche da fare e storie da raccontare. Guardando agli anni a venire, Mary sentì un profondo senso di scopo e realizzazione. Questo tesoro nascosto non solo aveva trasformato la sua vita, ma era anche diventato fonte di ispirazione per innumerevoli altri. L'eredità della sua famiglia sarebbe sopravvissuta, grazie agli sforzi instancabili di una giovane donna determinata e visionaria. Capitolo 11. Una passione ritrovata. Con la fondazione saldamente stabilita, Mary si trovò attratta da una nuova missione. Aveva scoperto la storia della sua famiglia, ma voleva aiutare gli altri a fare lo stesso. Mary ha deciso di lanciare un'iniziativa per aiutare le persone a scoprire i propri lasciti familiari nascosti.
Sapeva che molte persone erano curiose del loro passato, ma non sapeva da dove cominciare. Mary voleva cambiare la situazione fornendo risorse, guida e supporto. Il suo obiettivo era consentire alle persone di esplorare le storie della propria famiglia e preservare le loro storie uniche. Per dare il via all'iniziativa, Mary ha iniziato a ospitare workshop e seminari. Ha condiviso le strategie e le tecniche che aveva usato per scoprire il tesoro della sua famiglia. I partecipanti hanno imparato a ricercare la loro genealogia, interpretare i documenti storici e ricostruire il passato della loro famiglia. La risposta è stata travolgente. Persone di ogni estrazione sociale hanno partecipato agli eventi, desiderose di imparare e scoprire di più sulle proprie radici. Mary è stata ispirata dal loro entusiasmo e determinata a fare ancora di più. Ha ampliato l'iniziativa includendo un centro di risorse online, in cui le persone potessero accedere a una vasta gamma di informazioni e strumenti. C'erano database, guide di ricerca e persino tour virtuali di importanti siti storici. L'obiettivo era rendere accessibile e coinvolgente il processo di scoperta della storia familiare. Man mano che l'iniziativa prendeva slancio, Mary iniziò anche a collaborare con biblioteche, musei e società storiche locali. Insieme, hanno lavorato per creare programmi basati sulla comunità che riunissero le persone per condividere le loro storie. Era un modo non solo per preservare l'eredità individuale, ma anche per promuovere un più profondo senso di connessione e comprensione. Per Mary, questa nuova impresa era diventata una vera passione. Non era più solo la custode della storia della sua famiglia. Ora, era una sostenitrice del potere della scoperta personale e dell'importanza di preservare il nostro passato collettivo. Capitolo 12. Una portata globale. Con il passare degli anni, l'iniziativa di Mary di aiutare le persone a scoprire la propria storia familiare ha continuato a crescere ed evolversi. Aveva iniziato con un focus locale, ma presto il suo lavoro iniziò ad attirare l'attenzione su scala globale. Persone da tutto il mondo si sono messe in contatto, desiderose di imparare dalle sue esperienze e competenze. Mary sapeva di dover trovare un modo per ampliare i suoi sforzi per soddisfare la crescente domanda. Ha iniziato a sviluppare programmi e risorse online a cui possono accedere persone in qualsiasi parte del mondo. Ciò le ha permesso di condividere le sue conoscenze e la sua guida con un pubblico molto più ampio. La risposta è stata incredibile. Persone provenienti da contesti e culture diverse erano in contatto con la missione di Mary. Stavano scoprendo le loro radici ancestrali e preservando le storie uniche della loro famiglia. Per espandere ulteriormente il suo raggio d'azione, Mary ha anche iniziato a stringere partnership con organizzazioni e istituzioni in tutto il mondo. Insieme hanno lavorato per creare database completi, digitalizzare archivi storici e sviluppare iniziative educative innovative. È stato uno sforzo collaborativo per garantire che le storie familiari potessero essere accessibili e condivise più ampiamente. Man mano che l'impatto dell'iniziativa continuava a crescere, Mary iniziò anche a ricevere riconoscimenti e consensi per il suo lavoro. È stata invitata a parlare a conferenze, partecipare a tavole rotonde e persino ad apparire in film documentari.
Mary è rimasta umiliata dall'attenzione, ma è rimasta concentrata sulla sua missione principale: consentire alle persone di scoprire e celebrare le proprie eredità familiari. Uno degli aspetti più gratificanti del lavoro di Mary è stato assistere alle profonde trasformazioni personali delle persone che ha assistito. Ha visto persone riconnettersi con parenti perduti da tempo, scoprire connessioni ancestrali inaspettate e sviluppare un più profondo senso di identità e appartenenza. Queste storie hanno alimentato la passione di Mary e l'hanno ispirata a continuare ad andare avanti. Con il passare degli anni, la visione di Mary per l'iniziativa diventava più chiara e ambiziosa. Voleva creare una rete globale di individui e organizzazioni dedicati a preservare le storie familiari e a plasmare un mondo più informato e connesso. Era un obiettivo nobile, ma che Mary era determinata a raggiungere. Capitolo 13. Un impatto duraturo. Man mano che l'iniziativa continuava a crescere ed evolversi, Mary sapeva che la sua eredità si sarebbe estesa ben oltre la sua vita. Aveva creato qualcosa di veramente straordinario, un movimento globale che ha permesso alle persone di scoprire e celebrare le proprie storie familiari. La dedizione e la visione di Mary hanno ispirato innumerevoli persone a riconnettersi con le proprie radici e preservare le proprie storie uniche. Uno dei risultati più significativi dell'iniziativa è stata la creazione di un archivio digitale completo. Questo vasto archivio ospitava milioni di documenti storici, fotografie e manufatti di famiglie di tutto il mondo. Era diventata una risorsa inestimabile per ricercatori, studiosi e chiunque cercasse di approfondire la comprensione del passato della propria famiglia. Mary ha anche lavorato instancabilmente per stringere collaborazioni con istituzioni educative, musei e organizzazioni culturali. Insieme, hanno sviluppato programmi educativi e curriculari innovativi che hanno portato la storia familiare in classe. Queste iniziative hanno suscitato un rinnovato interesse per l'importanza di comprendere il proprio patrimonio personale e culturale. Poiché l'impatto dell'iniziativa continuava a crescere, Mary si è anche concentrata sulla garanzia della sua sostenibilità a lungo termine. Ha stabilito una solida struttura organizzativa e ottenuto finanziamenti da una vasta gamma di fonti, tra cui donatori privati, fondazioni e sovvenzioni governative. Ciò ha permesso all'iniziativa di continuare ad espandere la sua portata e il suo impatto, anche se il coinvolgimento di Mary ha iniziato a diminuire. Uno dei risultati più orgogliosi di Mary è stata la creazione di una rete globale di appassionati ed esperti di storia familiare. Attraverso forum online, sezioni locali e conferenze internazionali, queste persone si sono collegate, hanno condiviso conoscenze e hanno collaborato a progetti per preservare l'eredità familiare. Era una testimonianza del potere della comunità e del desiderio condiviso di onorare il nostro passato collettivo. Quando Mary ripensò al viaggio che aveva intrapreso, provò un profondo senso di orgoglio e appagamento. Quella che era iniziata come una ricerca personale si è trasformata in un movimento globale, ispirando persone di tutto il mondo a scoprire le storie nascoste della propria famiglia. Mary sapeva che il suo lavoro avrebbe continuato ad avere un impatto duraturo, molto tempo dopo la sua morte. L'iniziativa era diventata una testimonianza del potere duraturo della famiglia, dell'importanza di preservare le nostre storie e del potenziale trasformativo della passione e della determinazione individuali.
L'eredità di Mary continuerà a vivere, ispirando le generazioni a venire a esplorare le proprie radici, celebrare la propria eredità e costruire un mondo più connesso e comprensivo. È stato un risultato straordinario, che avrebbe continuato a plasmare la vita delle persone in tutto il mondo. Capitolo 14. Un viaggio condiviso. Con il passare degli anni, l'iniziativa di Mary ha continuato a crescere ed evolversi, diventando un fenomeno globale. Persone provenienti da tutto il mondo sono state attratte dall'idea di scoprire la propria storia familiare. Trovavano conforto e ispirazione nelle storie dei loro antenati ed erano ansiosi di condividere i loro viaggi. Uno degli aspetti chiave del successo dell'iniziativa è stata la sua capacità di unire le persone. Attraverso forum online, meetup locali e conferenze internazionali, persone di diversa estrazione si sono collegate e hanno collaborato. Hanno condiviso le loro ricerche, le loro scoperte e le loro storie personali, creando un ricco arazzo di esperienze umane. Per molti partecipanti, il viaggio alla scoperta della propria storia familiare è stato profondamente personale e trasformativo. Si sono trovati di fronte a colpi di scena inaspettati, portando alla luce momenti gioiosi e dolorosi del passato. Ma nonostante tutto, sono stati guidati dal senso dello scopo e dal desiderio di preservare l'eredità della loro famiglia. Man mano che l'iniziativa cresceva, aumentavano anche le risorse e il supporto disponibili per coloro che cercavano di scoprire le proprie radici. Mary e il suo team hanno lavorato instancabilmente per sviluppare nuovi strumenti e tecnologie, rendendo il processo di ricerca più accessibile e coinvolgente. Dagli alberi genealogici interattivi ai tour virtuali dei siti storici, l'iniziativa ha fornito una vasta gamma di risorse per aiutare le persone nei loro viaggi. Ma il vero potere dell'iniziativa non risiedeva nella tecnologia o nelle risorse, ma nelle connessioni che favoriva. Mentre le persone condividevano le loro storie, trovavano fili comuni che trascendevano il tempo e la geografia. Scoprirono che le loro storie familiari erano intrecciate con il più ampio tessuto dell'esperienza umana e che i loro viaggi individuali facevano parte di un'odissea molto più ampia e condivisa. Per Mary, questo era l'obiettivo finale del suo lavoro: aiutare le persone a trovare un senso di appartenenza, a sentirsi connesse a qualcosa di più grande di loro. Sapeva che scoprendo la propria storia familiare, gli individui potevano acquisire una comprensione più profonda della propria identità e del proprio posto nel mondo. E così facendo, potrebbero contribuire a una comunità globale più empatica e interconnessa. Man mano che l'iniziativa continuava a espandersi, Mary si meravigliò dell'impatto che stava avendo sulla vita delle persone. Ha visto persone riconnettersi con parenti perduti da tempo, scoprire legami culturali inaspettati e sviluppare un rinnovato senso di scopo e orgoglio. Era una testimonianza del potere della famiglia e del potenziale trasformativo della scoperta personale. Capitolo 15. Un'eredità duratura. Mentre il lavoro di Mary continuava a ispirare persone in tutto il mondo, sapeva che la sua iniziativa sarebbe sopravvissuta a lei. Aveva creato qualcosa di veramente straordinario, un movimento globale che aveva il potere di trasformare vite e unire le persone. La visione e la dedizione di Mary avevano lasciato un segno indelebile nel mondo ed era determinata a garantire che la sua eredità durasse nel tempo.
Una delle priorità chiave per Mary era garantire la sostenibilità a lungo termine dell'iniziativa. Ha lavorato instancabilmente per stabilire una solida struttura organizzativa e garantire finanziamenti da una vasta gamma di fonti. Ciò includeva donatori privati, fondazioni e sovvenzioni governative, che hanno tutti riconosciuto l'immenso valore del lavoro dell'iniziativa. Man mano che l'iniziativa cresceva, Mary si è anche concentrata sulla promozione di una solida rete di sostenitori e collaboratori. Ha stretto collaborazioni con istituzioni educative, musei e organizzazioni culturali, creando nuove opportunità per le persone di interagire con le proprie storie familiari. Insieme, hanno sviluppato programmi educativi e curriculari innovativi che hanno portato lo studio della storia familiare in classe. Ma la più grande eredità di Mary risiedeva nelle persone le cui vite aveva toccato. Grazie all'iniziativa, innumerevoli persone hanno avuto la possibilità di scoprire le storie della propria famiglia e di entrare in contatto con le proprie radici. Avevano scoperto connessioni inaspettate, conosciuto il loro patrimonio culturale e acquisito una comprensione più profonda della propria identità. Per Mary, questa era la vera misura del successo, non la dimensione dell'organizzazione o la portata del suo impatto, ma le vite individuali che erano state trasformate. Sapeva che aiutando le persone a esplorare le loro storie familiari, le stava anche aiutando a costruire un senso di sé più forte e una connessione più profonda con il mondo che li circonda. Con il passare degli anni, l'iniziativa ha continuato a crescere ed evolversi, adattandosi alle mutevoli esigenze e interessi dei suoi partecipanti. Sono state sviluppate nuove tecnologie e risorse che hanno reso il processo di ricerca più accessibile e coinvolgente che mai. Ma alla base di tutto c'era lo stesso obiettivo fondamentale: consentire alle persone di scoprire le storie della propria famiglia e celebrare la ricca diversità dell'esperienza umana. Per Mary, questo non era solo un impegno professionale, ma profondamente personale. Aveva scoperto la storia della sua famiglia ed era rimasta profondamente commossa dalle storie di resilienza, sacrificio e trionfo che aveva scoperto. È stato questo senso di connessione, con il suo passato e con la più ampia esperienza umana, che l'aveva ispirata a creare l'iniziativa in primo luogo. Quando Mary ripensò al viaggio che aveva intrapreso, provò un profondo senso di orgoglio e appagamento. Quella che era iniziata come una ricerca personale è sbocciata in un movimento globale, ispirando le persone di tutto il mondo a esplorare le proprie radici e celebrare il proprio patrimonio. E sapeva che il suo lavoro avrebbe continuato ad avere un impatto duraturo, molto tempo dopo la sua morte. Capitolo 16. Un arazzo globale. Con il passare degli anni, l'iniziativa creata da Mary ha continuato a crescere ed evolversi. Era diventata una rete globale di individui e organizzazioni, tutti uniti dalla passione condivisa per la scoperta delle storie familiari. La portata dell'iniziativa si è ampliata fino a includere persone provenienti da ogni angolo del mondo, ognuna con le proprie storie uniche da condividere. Uno dei punti di forza dell'iniziativa è stata la sua capacità di riunire comunità e culture diverse. Attraverso forum online, incontri locali e conferenze internazionali, persone di ogni estrazione sociale sono stati in grado di connettersi e collaborare. Hanno condiviso le loro ricerche, le loro scoperte e le loro esperienze personali, creando un ricco arazzo di storie umane.
Per molti partecipanti, il processo di esplorazione delle proprie storie familiari è stato profondamente personale e trasformativo. Si sono trovati di fronte a colpi di scena inaspettati, portando alla luce momenti gioiosi e dolorosi del passato. Ma nonostante tutto, sono stati guidati dal senso dello scopo e dal desiderio di preservare l'eredità della loro famiglia. Man mano che l'iniziativa cresceva, aumentavano anche le risorse e il supporto disponibili per coloro che cercavano di scoprire le proprie radici. Mary e il suo team hanno lavorato instancabilmente per sviluppare nuovi strumenti e tecnologie, rendendo il processo di ricerca più accessibile e coinvolgente. Dagli alberi genealogici interattivi ai tour virtuali dei siti storici, l'iniziativa ha fornito una vasta gamma di risorse per aiutare le persone nei loro viaggi. Ma il vero potere dell'iniziativa non risiedeva nella tecnologia o nelle risorse, ma nelle connessioni che favoriva. Mentre le persone condividevano le loro storie, trovavano fili comuni che trascendevano il tempo e la geografia. Scoprirono che le loro storie familiari erano intrecciate con il più ampio tessuto dell'esperienza umana e che i loro viaggi individuali facevano parte di un'odissea molto più ampia e condivisa. Per Mary, questo era l'obiettivo finale del suo lavoro: aiutare le persone a trovare un senso di appartenenza, a sentirsi connesse a qualcosa di più grande di loro. Sapeva che scoprendo la propria storia familiare, gli individui potevano acquisire una comprensione più profonda della propria identità e del proprio posto nel mondo. E così facendo, potrebbero contribuire a una comunità globale più empatica e interconnessa. Man mano che l'iniziativa continuava a espandersi, Mary si meravigliò dell'impatto che stava avendo sulla vita delle persone. Ha visto persone riconnettersi con parenti perduti da tempo, scoprire legami culturali inaspettati e sviluppare un rinnovato senso di scopo e orgoglio. Era una testimonianza del potere della famiglia e del potenziale trasformativo della scoperta personale. Capitolo 17. Un viaggio condiviso. L'iniziativa che Mary aveva creato era diventata un fenomeno globale. Persone da tutto il mondo sono state attratte dalla sua missione di scoprire storie familiari e celebrare la diversità culturale. Ma man mano che l'iniziativa cresceva, Mary si rese conto che c'era uno scopo ancora più profondo al centro del suo lavoro. Capì che il processo di esplorazione della storia familiare non consisteva solo nello scoprire fatti e date. Si trattava di entrare in contatto con qualcosa di più grande di noi, qualcosa che trascendeva il tempo e lo spazio. Grazie all'iniziativa, le persone sono state in grado di esplorare le proprie storie, ma anche di capire come le loro storie fossero intrecciate nel più ampio tessuto dell'esperienza umana. Uno degli aspetti più importanti dell'iniziativa è stato il modo in cui ha riunito le persone, al di là dei confini e delle culture. Quando i partecipanti hanno condiviso le loro ricerche e scoperte, si sono trovati coinvolti in un viaggio condiviso di esplorazione e scoperta. Hanno imparato a conoscere le lotte e i trionfi dei loro antenati e, così facendo, hanno acquisito un più profondo apprezzamento per la resilienza e la forza dello spirito umano. Per Mary, questo senso di umanità condivisa era al centro della missione dell'iniziativa. Credeva che aiutando le persone a connettersi con le proprie radici, potessero anche sviluppare una maggiore comprensione ed empatia per gli altri. Esplorando le proprie storie familiari, incontravano inevitabilmente storie di migrazione, sfollamento e scambio culturale,
storie che risuonavano nelle esperienze delle persone di tutto il mondo. E così, Mary e il suo team hanno lavorato instancabilmente per creare opportunità per le persone di interagire con queste storie, per esplorare i modi in cui le loro storie si sono intrecciate con la più ampia storia umana. Hanno organizzato conferenze internazionali, progetti di ricerca collaborativa e iniziative basate sulla comunità che hanno riunito persone di ogni estrazione sociale. Attraverso questi sforzi, hanno cercato di promuovere un maggiore senso di cittadinanza globale e di responsabilità condivisa. Man mano che la portata dell'iniziativa continuava ad espandersi, Mary si meravigliò dell'incredibile diversità delle storie che venivano scoperte. Dai racconti delle antiche dinastie ai viaggi degli immigrati moderni, ogni storia familiare era un mosaico unico e affascinante di esperienze umane. E quando queste storie sono state condivise e celebrate, hanno contribuito ad abbattere le barriere, a sfidare gli stereotipi e a promuovere una comprensione più profonda della condizione umana. Per Mary, questa era la vera eredità del suo lavoro, non la dimensione o la portata dell'iniziativa, ma la potenza delle connessioni che aveva creato. Aiutando le persone a esplorare le loro storie familiari, aveva permesso loro di entrare in contatto con qualcosa di più grande di loro, di entrare a far parte di un viaggio condiviso di scoperta e comprensione. E man mano che questo viaggio continuava, sapeva che l'iniziativa avrebbe continuato a trasformare vite e rafforzare le comunità in tutto il mondo. Capitolo 18. Coltivare le connessioni. Con il passare degli anni, l'iniziativa fondata da Mary continuò a crescere e prosperare. Sempre più persone stavano scoprendo il potere di esplorare le proprie storie familiari. Stavano entrando in contatto con parenti perduti da tempo, scoprendo storie nascoste e acquisendo una comprensione più profonda delle proprie identità. Ma per Mary, il vero successo dell'iniziativa non risiedeva solo nel numero di persone raggiunte. Era nelle connessioni che aiutava a coltivare, tra individui, tra comunità e tra culture. Attraverso l'iniziativa, le persone stavano trovando un terreno comune e costruendo ponti attraverso le divisioni tradizionali. Uno degli aspetti più stimolanti di questo lavoro è stato il modo in cui ha riunito persone di ogni estrazione sociale. L'iniziativa ha attirato partecipanti di diversa estrazione, da accademici e storici a genealogisti dilettanti e persone comuni. E mentre condividevano le loro storie e intuizioni, hanno scoperto connessioni inaspettate ed esperienze condivise. Per molti, il processo di scoperta della propria storia familiare è stato profondamente personale e trasformativo. Mentre scavavano nel passato, hanno affrontato momenti gioiosi e dolorosi nella storia della loro famiglia. Ma nonostante tutto, sono stati guidati dal senso dello scopo e dal desiderio di preservare l'eredità della loro famiglia. E condividendo queste storie con altri, hanno scoperto che i loro viaggi individuali facevano parte di un arazzo molto più ampio di esperienze umane. Si sono resi conto che le loro storie familiari erano intrecciate con la più ampia storia del mondo e che le loro storie avevano il potere di ispirare e connettere le persone attraverso generazioni e culture. Questo senso di umanità condivisa era al centro della visione di Mary per l'iniziativa. Credeva che aiutando le persone a esplorare le proprie radici, potessero anche sviluppare una maggiore comprensione ed empatia per gli altri.
Incontrando storie di migrazione, sfollamento e scambio culturale, avrebbero acquisito un più profondo apprezzamento per la resilienza e la forza dello spirito umano. E così, Mary e il suo team hanno lavorato instancabilmente per creare opportunità per le persone di interagire con queste storie, per esplorare i modi in cui le loro storie si sono intrecciate con la più ampia storia umana. Hanno organizzato conferenze internazionali, progetti di ricerca collaborativa e iniziative basate sulla comunità che hanno riunito persone da tutto il mondo. Attraverso questi sforzi, hanno cercato di promuovere un maggiore senso di cittadinanza globale e di responsabilità condivisa. Man mano che l'iniziativa continuava a crescere, Mary si meravigliò dell'incredibile diversità delle storie che venivano scoperte. Dalle antiche dinastie agli immigrati moderni, ogni storia familiare era un mosaico unico e affascinante dell'esperienza umana. E quando queste storie sono state condivise e celebrate, hanno contribuito ad abbattere le barriere, a sfidare gli stereotipi e a promuovere una comprensione più profonda della condizione umana. Per Mary, questa era la vera eredità del suo lavoro, non la dimensione o la portata dell'iniziativa, ma la potenza delle connessioni che aveva creato. Aiutando le persone a esplorare le loro storie familiari, aveva permesso loro di entrare in contatto con qualcosa di più grande di loro, di entrare a far parte di un viaggio condiviso di scoperta e comprensione. E man mano che questo viaggio continuava, sapeva che l'iniziativa avrebbe continuato a trasformare vite e rafforzare le comunità in tutto il mondo. Capitolo 19. Una comunità globale. Man mano che l'iniziativa continuava a crescere, Mary e il suo team hanno riconosciuto la necessità di creare una struttura più formale e organizzata per supportarne il lavoro. Sapevano che per adempiere veramente alla loro missione di connettere persone in tutto il mondo, avrebbero dovuto creare una rete solida e collaborativa. Quindi, hanno iniziato a creare una comunità globale di ricercatori, storici e persone appassionate che condividevano un interesse comune nell'esplorare le storie familiari. Hanno contattato università, musei e organizzazioni comunitarie di tutto il mondo, invitandoli a diventare partner in questa impresa. La risposta è stata travolgente. Persone provenienti da ogni angolo del mondo erano ansiose di partecipare, condividere le proprie conoscenze e competenze e imparare gli uni dagli altri. Nel giro di pochi anni, l'iniziativa si è trasformata in una vera rete internazionale, con partecipanti provenienti da dozzine di paesi e una vasta gamma di background. Al centro di questa comunità globale c'era un impegno condiviso a preservare e celebrare le storie di famiglie e comunità. I partecipanti hanno lavorato insieme per digitalizzare i documenti storici, trascrivere i documenti di famiglia e creare archivi online accessibili alle persone di tutto il mondo. Hanno anche organizzato eventi e workshop locali, in cui le persone potevano riunirsi per esplorare le loro storie familiari e connettersi con altre persone che condividevano i loro interessi. Ma l'iniziativa era più di un semplice archivio di informazioni. Era un luogo in cui le persone potevano costruire relazioni significative e creare legami duraturi. Attraverso forum online, videoconferenze e incontri di persona, i partecipanti hanno potuto condividere le loro storie personali, imparare gli uni dagli altri e trovare supporto e ispirazione. Per Mary, questo senso di comunità è stato essenziale per il successo dell'iniziativa. Sapeva che, promuovendo queste connessioni, non solo preservava il passato, ma stava anche plasmando il futuro.
Man mano che le persone si riunivano per esplorare le loro storie familiari, stavano anche sviluppando una comprensione più profonda delle proprie identità e dell'interconnessione dell'esperienza umana. E mentre la comunità globale continuava a crescere e prosperare, Mary e il suo team sono rimasti sbalorditi nel vedere i modi in cui stava trasformando vite e comunità in tutto il mondo. Le persone stavano scoprendo parenti perduti da tempo, scoprendo storie nascoste e guadagnando un maggiore apprezzamento per il loro patrimonio culturale. Stavano anche usando l'iniziativa come piattaforma per difendere la giustizia sociale, promuovere il dialogo interculturale e costruire ponti tra diverse comunità. Per molti versi, la comunità globale emersa dall'iniziativa rifletteva la visione di Mary, un luogo in cui le persone potessero riunirsi per esplorare la loro umanità condivisa e creare connessioni significative attraverso confini e confini. Era una testimonianza del potere della narrazione e del potenziale trasformativo dello spirito umano. Mentre osservava questa comunità continuare a crescere ed evolversi, Mary provò un profondo senso di orgoglio e gratitudine. Sapeva che l'iniziativa era diventata qualcosa di molto più grande di quanto avrebbe mai potuto immaginare e che stava avendo un profondo impatto sulla vita delle persone. Ed era più determinata che mai a garantire che questa eredità di connessione e comprensione continuasse a durare e ispirare le generazioni a venire. Capitolo 20. Un'eredità di connessioni. Con il passare degli anni, l'iniziativa di Mary ha continuato a fiorire e crescere. Era diventato un movimento globale, che metteva in contatto persone di tutto il mondo e consentiva loro di esplorare le loro storie familiari. Al centro di questo movimento c'era un profondo impegno a preservare le storie di famiglie e comunità. I partecipanti di ogni estrazione sociale hanno lavorato instancabilmente per digitalizzare documenti storici, trascrivere documenti di famiglia e creare archivi online accessibili a persone di tutto il mondo. Ma l'iniziativa era più di un semplice archivio di informazioni. Era un luogo in cui le persone potevano costruire relazioni significative e creare legami duraturi. Attraverso forum online, videoconferenze e incontri di persona, i partecipanti hanno potuto condividere le loro storie personali, imparare gli uni dagli altri e trovare supporto e ispirazione. Per Mary, questo senso di comunità è stato essenziale per il successo dell'iniziativa. Sapeva che, promuovendo queste connessioni, non solo preservava il passato, ma stava anche plasmando il futuro. Man mano che le persone si riunivano per esplorare le loro storie familiari, stavano anche sviluppando una comprensione più profonda delle proprie identità e dell'interconnessione dell'esperienza umana. E mentre la comunità globale continuava a crescere e prosperare, Mary e il suo team sono rimasti sbalorditi nel vedere i modi in cui stava trasformando vite e comunità in tutto il mondo. Le persone stavano scoprendo parenti perduti da tempo, scoprendo storie nascoste e guadagnando un maggiore apprezzamento per il loro patrimonio culturale. Stavano anche usando l'iniziativa come piattaforma per difendere la giustizia sociale, promuovere il dialogo interculturale e costruire ponti tra diverse comunità. Per molti versi, la comunità globale emersa dall'iniziativa rifletteva la visione di Mary, un luogo in cui le persone potessero riunirsi per esplorare la loro umanità condivisa e creare connessioni significative attraverso confini e confini. Era una testimonianza del potere della narrazione e del potenziale trasformativo dello spirito umano.
Mentre osservava questa comunità continuare a crescere ed evolversi, Mary provò un profondo senso di orgoglio e gratitudine. Sapeva che l'iniziativa era diventata qualcosa di molto più grande di quanto avrebbe mai potuto immaginare e che stava avendo un profondo impatto sulla vita delle persone. E guardando al futuro, Mary era più determinata che mai a garantire che questa eredità di connessione e comprensione continuasse a durare e ispirasse le generazioni a venire. Sapeva che, consentendo alle persone di esplorare la propria storia familiare, stava anche aiutando a costruire un mondo più giusto, compassionevole e interconnesso. E così, con il cuore pieno di speranza e un rinnovato senso dello scopo, Mary ha continuato a dedicare la sua vita a questa incredibile iniziativa, sapendo che avrebbe continuato a trasformare vite e rafforzare le comunità per gli anni a venire.